Allora, salve a tutti ragazzi ed eccoci qua di nuovo su King Kong e le modifiche che sto portando su questo tavolo per quanto riguarda la fisica Enfozi e i flip sound. Allora, io sono andato un po' avanti e quindi nel frattempo mi sono portato nella versione 0.82, l'ultima volta era 0.80 e ho portato un bel po' di modifiche dall'ultima volta. Innanzitutto ho risolto il problema dei trick sui flip perché in realtà l'altra volta anche se le funzioni c'erano, in realtà però non funzionavano. Ora ve lo faccio vedere subito. Allora, praticamente questo qui è lo script. Allora, scorriamo sotto. Praticamente la funzione quella che controllava la collisione con i due flipper. Allora, facciamo così, ricerchiamo, no? Tipo right, flip, call. Eccolo qua, queste qui che vi ho spiegato nel primo video, in realtà erano già inseriti, ma qui ho messo anche dei debug per capire se effettivamente entravano dentro queste sub, perché vedevo che i trick non riuscivo a fare, quindi drop e live catch proprio non funzionava tantissimo, anzi il drop catch diciamo relativamente funzionava però non era perfetto, infatti come avete visto dal primo video non è, lo seguivo proprio perfettamente perché appunto non esisteva, cioè praticamente la pallina non non faceva mai collisione con il flipper, ma questo perché? Perché questa funzione, diciamo, questa sub e quest'altra sub era già presente, diciamo, in qualche altra parte, diciamo, dello script, perché erano delle vecchie parti dei codici che esistevano, diciamo, che erano state scritte dal vecchio autore, praticamente da Bigus o comunque chi l'aveva scritto prima. E quindi ovviamente lo script, vedendo prima quelle sub, entrava prima quelle e su queste praticamente non dava nemmeno errore perché anche se era di nuovo ridefinita, diciamo, e non entrava niente qua dentro, entrava dentro quelle funzioni. E quindi a quel punto, dopo un'ora per capire perché non riuscivo a far attivare questa sub, sono riuscito finalmente a capire, ho eliminato quelle due sub precedenti e finalmente dopo aver inserito dei debug qua dentro la pallina effettivamente riusciva a fare la collisione, diciamo, col flipper, quindi a far funzionare queste tre funzioni, quindi cioè il check live catch, il reprocess ball e il left flipper collid. E quindi diciamo adesso che i trick funzionano. Altra cosa che ho aggiunto nella 82, tutti, diciamo non ancora tutti, però ho iniziato ad aggiungere i flip sound, quindi la palla che rotola, i suoni dei flipper e qualcos'altro mi sembra, no, mi sembra più o meno sono queste cose, vediamo un po'. Allora, dovrei averle messe. Allora, queste qua, no, non so queste. Ecco, qui ho praticamente tutto blinkato, in realtà tutta sta parte sarebbe, e qui è il timer per il rotolamento della pallina, che in realtà ho eliminato, diciamo, il vecchio codice e ho aggiunto intanto questo qui, la collisione con la palla, e questo già, questo ci stava ancora. E dovrebbe essere. Allora, intanto qui si vede con tutte le funzioni appunto per i suoni, diciamo per gli eventi della pallina, che però quelli mi sa forse già c'erano, sì sì, infatti. Ecco, ho aggiunto sta parte nuova, quindi lo start button, il nudge però ancora questo qua mi sembra ancora non funziona, il plunger, quindi ho aggiornato il suono del plunger, quindi con i standard di adesso, queste sono ancora vecchie funzioni, e qui poi piano piano andranno aggiornate. Ecco, qui sono tutti i vari suoni dei flipper, quindi che sempre quelli
che fa diciamo una randomizzazione in modo da prendere sempre un suono leggermente differente. E poi invece per quanto riguarda, aspettate, rolling, un po' perché ho fatto ecco, rolling update, ecco qua, questa qui è la nuova funzione che appunto c'è proprio il differenti suoni che di quando la palla appunto rotola. E a questo punto io direi lo riavviamo così vediamo un attimo le differenze, poi nel caso vi faccio vedere alla fine invece il tavolo invece originale, così ogni volta riusciamo un attimo a capire le differenze. Quindi adesso avvio un attimo questo tavolo. Allora, eccoci qua. E qui già c'è il nuovo sound del plunger, che è quello diciamo dei flip sound. Quindi mettiamo il credito. Kong, the eighth wonder of the world. Manca ancora il suono di quando la pallina viene diciamo buttata fuori, però come sentite adesso ci stanno i nuovi flip sound, che sono quelli appunto che generalmente si utilizzano sempre con la Fisi and Fozzy. E lanciamo la palla, come vedete c'è stato anche l'aggiornamento del suono della palla che rotola. Aspettate che alzo un po' il volume, magari non parlo se no non si sente, quindi mo dovreste sentire anche la pallina che rotola, che sicuramente è meglio rispetto a quello vecchio. Make the loop. Make the loop. Missile burn. Blast the beast. Fire. Ok, vabbè, mo ancora il tavolo è nuovo, quindi non farà un po' bene come si effetti nei vari colpi, però sicuramente secondo me c'è stato un bel passo avanti rispetto a come si gioca sulla vecchia versione, diciamo, quella senza ancora fisica in Fozzy, anche se al momento non è completa, quindi mancano ancora tutti i vari come si dice, tutte le varie implementazioni dei target, dei post, dei bumper anche e così via, ecco. E niente, a questo punto dai, usciamo. Ok, allora adesso carichiamo un attimo il tavolo invece quello originale, quindi chiudiamo questo e apriamo quello di Bicus, eccolo qua. No, aspettate, che ho cambiato percorso, giustamente ho messo dentro la cartella tables, eccolo qua, questo è quello originale di Bicus e quindi niente, lo avviamo.
Ok, eccoci qua sul tavolo, quello diciamo di Bigus. Come vedi, i flipper appunto sono quelli, diciamo, teoricamente non sono manco originali questi, perché siccome questo qui ho scoperto che è un tavolo che non è mai uscito in realtà, perché è stato un prototipo, purtroppo qui non è mai uscito, però i flip sono leggermente più lunghi, diciamo che sono come quello che si trova in alto a destra. Questi qui sono invece un po' più standard, un po' più corti, però vabbè, mo io diciamo che ancora li devo mettere con questo stile, quindi col il giallo e l'elastico arancione, mo, quello là se riesco. Nell'ultimo aggiornamento ho toccato un po' di cose perché pensavo che dipendevano dai flip che non mi funzionava le collisioni, invece non c'entrava niente. Era il problema che appunto c'era quella sub che era duplicata e quindi non mi entrava mai dentro quell'evento. E quindi vabbè, mo, quando c'ho un attimo di tempo li ripristino, magari cerco di farli più o meno simili a questi se ci riescono. No? Per il momento pazienza, penserò prima alle cose più importanti. Allora, mettiamo il credito. Kong, the eighth Comunque wonder of the vedete qui la world. palla, intanto anche il plugin l'ho sistemato su quello nuovo, la palla viaggia molto, molto più veloce qua, che schizza, vedete, molto più, a parte i rimbalzi sui vari slingshot e quello non è che cambia, però sui flipper diciamo ecco, è un po' più, come si vede, io lo trovo sempre più pesante, ecco, perché appunto c'è un rimbalzo, vedi, Make come the vedi, loop. è un po' meno morbido, ecco, come si dovrebbe comportare. Comunque, vabbè, i trick si possono fare, il problema è che non essendoci tutti i controlli del check live catch, diciamo, tutte quelle cose, ecco, è difficile stopparla al volo o fare i drop catch comunque, o comunque risultano meno efficaci, ecco. Comunque, beh, la pallina. Aspettate, alzo sempre un po' il volume così sentite pure come scorre. Radar, scanner. Missile fire. Blast the beat. Fire. Ok, allora, in realtà comunque mi sono accorto, questa cosa non ci ho riflettuto bene. Generalmente, allora, quando Bigus fa delle modifiche al tavolo, ci apporta anche modifiche di fisica un po' sue. Questo secondo me, come sa, non vedo l'impronta di Bigus, perché generalmente lui la fa ancora più pesante il rimbalzo della pallina. Invece secondo me questa o gli ha dato qualche ritocco o secondo me manco l'ha toccata più di tanto e ha lasciato la fisica diciamo di base Visual Pinball e poi ovviamente qualche modifica ha fatto JP Salas che è l'autore diciamo che ha creato il tavolo. Perché generalmente ecco, i tavoli di Bigus hanno una pallina molto molto più pesante, cioè, si riconosco diciamo se uno ecco generalmente all'inizio quando ancora non conoscevo effettivamente la fisica in Fozzi ne ho scaricati parecchi di tavoli di Bigus e ci giocavo beh, poi all'epoca non ero ancora esperto quindi non avevo tante conoscenze
e quindi praticamente la maggior parte dei tavoli erano i suoi o quelli di JP Salas. Però già all'epoca me ne accorgevo comunque la differenza di fisica tra i JP Salas e i Beatles. Comunque i Beatles generalmente la fa una un po' tutta sua, questa invece secondo me è un po' quella di base di Visual Pinball, che alla fine non è bruttissima per carità, però certo il Foz è sempre un'altra cosa se si fa nella sua completezza, quindi si integrano anche tutta la fisica nei shot, nei bumper, anche, credo anche sui muri, mi sembra, da quanto ho visto nello script, nei drop target, nei post e via dicendo. Poi ecco, nella mia versione mancano ancora tutti i suoni delle varie rampe, perché per adesso ci ho messo i suoni flip, però non è ancora una cosa completa. Was E beauty that niente killed ragazzi, the io beast? vi terrò aggiornati e niente, ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!